Ciao a tutti, siamo Barbara ed Elia di Young Art Hunters e stasera siamo orgogliosi di presentarvi la seconda edizione di Illustrami, in una versione del tutto digitale. Per chi non avesse assistito alla prima edizione vi spiegheremo brevemente come funziona, perché anche voi, che siete il pubblico, avrete un ruolo molto importante. Illustrami è un ciclo di mostre dedicate all'interazione tra arte e poesia, un progetto che ha avuto già un gran bel riscontro e che prevediamo diventare sempre più grande. Per questa mostra abbiamo selezionato 4 coppie, ciascuna formata da un artista e un poeta. La tematica è stata lasciata del tutto libera, permettendo così ai partecipanti di poter lavorare senza alcun vincolo, rendendo l'esposizione una sorta di poetry slam, in questo caso del tutto digitale. A voi pubblico sarà chiesto di votare la coppia che vi ha colpito o fatto emozionare di più tramite un link che trovate qui sotto in descrizione. Avrete tempo fino a domenica 17 maggio alle ore 18. La coppia vincitrice sarà proclamata lo stesso giorno alle ore 19 sul nostro canale Instagram e Facebook e sarà automaticamente ammessa alla terza edizione di Illustrami. Cogliamo l'occasione anche per inaugurare il nostro nuovo spazio virtuale Bonsai, una viewing room nata dalla necessità di esprimere l'arte a 360 gradi e renderla raggiungibile in tutto il mondo. In un momento come questo, dove il nostro lavoro, come tanti altri, è stato messo davvero a dura prova, abbiamo cercato di reinventarci e di usare il tempo a disposizione per fare qualcosa di bello e fruibile per tutti, perché l'arte non può fermarsi. Dobbiamo e vogliamo continuare a produrre, a promuovere tutti quegli artisti come noi che hanno qualcosa da dire e si impegnano per farlo, in sicurezza e con passione. Detto questo, buona mostra a tutti. L'assordante brusio del passato si insinua fra i pensieri, riecheggiando prepotente nel tacito silenzio che ti avvolge. Come un mare mosso che ti esplode nel petto, i sentimenti ora si infiammano, ora si fanno più mansueti. Se prima le pause dettavano i tempi della tua vita, ora le vedi dilatarsi all'infinito, scandendo ritmi a te ancora ignoti. Se prima rifuggivi risoluta a qualunque affanno, mettendo a tacere i ronzii della mente, ora l'evasione ti riconduce sempre a te stessa. Così ti siedi, respiri, ti appropri con veemenza di spazi reconditi e di nuovi pensieri, mai a te appartenuti. Ti spogli dei finti costumi con i quali hai tentato di camuffarti, per riscoprirti libera da ogni giudizio e capace di amarti. Un tuffo nell'inappagabile ed inesauribile riscoperta di te, nel profondo oceano delle possibilità non perlustrate. Il vertiginoso flusso delle cose ti trascina, la leggerezza seduce la mente, l'indulgenza vince il cuore. Sei nuda, sei viva, sei tu. Sul bianco sporco delle mie ossa cinere che fingevo avorio, ho incastonato una gemma per ogni parola che avete pronunciato. Volevo essere pura e cava, come un santuario scavato nella roccia, una grotta su cui disegnare primitivi graffiti, alfabeti di richiami originari. Sul bianco sporco delle mie ossa cinere che chiamate carcassa si è inciso a fondo il suono d'ogni parola che avete pronunciato. Non sono che marmo, deturpato, fragile e irriconosciuto perfino ai miei occhi. La mia mente è un vaso di bisbigli e io, incosciente Pandora, continuo ad affogarmici.
Ho risalito Gange e Yamuna sino alla fonte, senza che l'acqua potesse lavarne via la memoria. Incespicava tra le costole, scagliava al cielo bagliori più vivi dei minerali che ancora non cesso di levigare. Distesa su sabbia e ghiaia, a palpebre strette, ho chiesto alla corrente di trascinarmi a valle, ma lei ha visto più lontano di me. Le albe in cui non vi sento e presto ascolto, riesco a sentire un vento leggero soffiare da est. Mi sussurra che spazzerà via ogni mia guerra. Sarò costellazione di ametista e zaffiri. Sarò finalmente il mio talismano. Anima fragile, rendi la debolezza la tua forza più grande e dalla consapevolezza rinasci, fiorisci, più bella di prima. Il tempo si è fermato quando ti sei vista per la prima volta. Anima immortale, custodisci il ricordo di ciò che eri e dalla consapevolezza rinasci, fiorisci, più forte di prima. Il tempo non sarà più un limite ora che ti sei vista per ciò che sei. Anima delicata, difendi il tuo bisogno di essere libera e dalla consapevolezza rinasci, fiorisci, più leggera di prima. Il tempo è tornato a scorrere ora che hai ritrovato te stessa. Anima pura, gioisci per il tuo modo d'essere e dalla consapevolezza rinasci, fiorisci, più luminosa di prima. Il tempo ti aiuterà a vivere nuovamente ora che hai imparato come splendere. È una quarantena di attesa, calma apparente, impotenza frustrante e meccanismi di difesa. È una quarantena di preoccupazione. Ciò che non si vede crea timore, ciò che non si sente crea rumore, ciò che non si conosce crea molta confusione. È una quarantena di riflessione su politiche sbagliate, sempre le stesse, e sull'effetto domino globale della sottovalutazione. Non tutti hanno accettato e condiviso l'arresto costretto del quotidiano. C'è stato persino chi l'ha rifiutato. Lo stato di natura si palesa in un eccessivo, ancestrale conato che relega lo stato di diritto in secondo piano. Infine, ognuno ha compreso, a suon di campane, la gravità della situazione. Con questo nemico nessun compromesso, ciascun eco è indifeso. L'industria rallenta, l'economia rallenta, l'uomo rallenta. La natura si riappropria delle città, del suolo, dell'acqua, dell'aria. Le ferite dei marciapiedi si riempiono di erba, come vene nel cemento e nelle fondamenta. Sempre più netta la forbice sociale. Le disuguaglianze sono accentuate. I ritmi della giornata sono scanditi da telefonate e videochiamate. Il contatto è ormai solo virtuale. Che fine fa la compassione, se nel gergo chiamiamo untore il soggetto positivo? È un puro sentimento collettivo o è relegata a una canzone sul balcone? Siamo in ansia per un parente, un amico, un vicino,
un conoscente. Aspettiamo il picco e il calo del picco, notizie rassicuranti dall'amico dottore o dal telegiornale, l'omelia salvifica e la conferenza del presidente. Proviamo un rinnovato sentimento di umanità per un ciuffo fuori posto, aggiustato con garbo, per un abbraccio alla croce nel tempio deserto, in preda al panico della fatalità. Ci serve la lezione. Una volta per tutte dovremmo decidere da che parte dirigere la nostra sorte, verso il solito sistema che si autodistrugge o verso un nuovo orizzonte che si autoproduce e si protegge. Grazie a tutti per averci seguito, speriamo che la mostra sia stata di vostro gradimento e vi invitiamo tutti a votare per la coppia vincitrice tramite il link in descrizione. Come già detto avete tempo fino al 17 maggio alle ore 18. Ricordiamo inoltre che la nostra Bonsai Room rimane aperta ad ogni tipo di collaborazione. Esattamente come uno spazio fisico può essere prenotato per eventi d'arte, mostre collettive e personali. Ringraziamo tutti voi per essere stati con noi e cogliamo l'occasione per ringraziare soprattutto gli artisti che hanno partecipato a questa edizione di Illustrami, portando professionalità e qualità, elementi che per noi sono la base di ogni nostro progetto. Ringraziamo anche Alma Gallery e Francesco Virgata, da sempre nostri collaboratori e sostenitori. Grazie ancora a tutti e alla prossima mostra!